Sembra incredibile, ma era dal luglio del 2019 che non usciva qualcosa di nuovo del Marvel Cinematic Universe. La fase 4, iniziata con Spider-Man Far From Home, ha subito una battuta d'arresto a causa della pandemia e l'uscita di Black Widow è ancora in stand-by dal maggio dell'anno scorso. Nel frattempo però è arrivato Disney Plus ed ecco allora che la fase 4 può continuare con WandaVision, prima serie televisiva dell'MCU. Dopo più di un anno, i supereroi Marvel tornano sullo schermo e questa volta è il turno di Wanda Romanoff e di Visione, due dei componenti degli Avengers meno approfonditi fino a questo punto nei vari film. WandaVision è interamente dedicata ai due Avenger e parte da interessanti premesse, uscendo di molto dai canoni ormai assodati della Marvel e fornendo un prodotto stilisticamente originale. Giunti alla fine delle 9 puntate, la serie ha spaccato però in due il fandom, con un finale molto controverso e che ha lasciato molti, me compreso, con l'amaro in bocca. Ma cos'è che ha portato una grossa fetta di pubblico a non apprezzare più la serie? Cosa ha reso così divisive le puntate finali? Qual è, insomma, il problema di WandaVision? Per poter capire che cosa WandaVision ha fatto di sbagliato, sarà necessario, per prima cosa, partire da ciò che ha fatto di giusto. Le premesse della serie erano ottime e le prime 3 puntate, se si toglie qualche battuta non sempre riuscitissima, hanno mantenuto in pieno le aspettative, grazie a 3 episodi molto diversi tra loro, ma accomunati da una sapiente costruzione del mistero e da una grande attenzione ai dettagli, soprattutto per quanto riguarda le citazioni alla storia delle sitcom. I primi 3 episodi si rifanno infatti ognuno a un decennio diverso di televisione, rispettivamente gli anni 50, 60 e 70, e celano al loro interno numerose citazioni e strizzatine d'occhio alle serie a cui si ispirano. Questo setting mutevole e apparentemente inspiegabile fornisce un buon alone di mistero agli eventi vissuti da Wanda e Visione, e le varie stranezze che si manifestano in questo mondo contribuiscono ad aumentare la curiosità. Purtroppo, come spesso accade, la soluzione del mistero è molto meno intrigante del mistero stesso, e già solo per questo, dal 4º episodio in poi, il livello di intrattenimento della serie cala leggermente. Ma non è il mistero svelato ad essere il problema di WandaVision, perché il calo di intrattenimento è comunque giustificato e non va a delegittimare quanto di buono fatto in precedenza. Anzi, con la rivelazione che l'anomalia di Westview è opera di Wanda, si apre uno scenario completamente nuovo, che sebbene non faccia più affidamento sul mistero per intrattenere lo spettatore, pone però le basi per una trama potenzialmente ancora più interessante. Con la rivelazione del 4º episodio, quello che di fatto accade è che la prospettiva dello spettatore su Wanda cambia radicalmente. Quella che prima sembrava la vittima di una qualche forza misteriosa è in realtà l'artefice di questo terribile mondo. Da subito poi viene messo in chiaro per il pubblico che le persone controllate da Wanda nel suo fittizio mondo di sitcom stanno subendo in realtà una violenta tortura e sono state rese prigioniere senza il loro consenso. In questo modo la serie mette Wanda nella posizione di essere il villain della storia. Una scelta in decisa controtendenza rispetto al modo di fare della Marvel che ci ha abituati in questi anni ad aspettarci dei super cattivoni senza scrupoli. Questa svolta di trama rende WandaVision uno dei prodotti più interessanti partoriti dalla Marvel, che dai tempi di Civil War non metteva i suoi personaggi in zone grigie di moralità. L'impostazione della storia dei cinecomics dell'MCU è infatti solitamente connotata dalla nettissima presenza di buoni e cattivi, il bianco contro il nero senza alcuno spazio per le sfumature. Solitamente infatti i cattivi sono sempre il punto debole dei film Marvel, in quanto macchiette senza alcuna qualità di redenzione, solamente interessate al potere e alla distruzione. E non a caso i villain di maggiore successo sono stati quelli dalle motivazioni più plausibili, quelli che, seppur rimanendo inequivocabilmente dei cattivoni da fumetto, partono comunque da presupposti condivisibili o quantomeno comprensibili. In WandaVision sembrava essere tutto pronto per una scelta coraggiosa in questo senso, con il personaggio di Wanda imprigionato in un dilemma inconciliabile: il preservare la memoria del suo amato o il far soffrire un'intera cittadina innocente. Il conflitto etico e morale affrontato da Wanda nella serie non è banale, soprattutto perché complicato dalla mancanza di consapevolezza della supereroina, ignara di star torturando le vittime del suo incantesimo.
Gli autori della serie sono riusciti così nell'impresa di rendere una dei supereroi Marvel allo stesso tempo sia la protagonista che l'antagonista principale della storia, gettando le basi per un prodotto originale e decisamente diverso rispetto alla classica formula. Peccato però che un attimo dopo gli autori siano anche riusciti a rovinare tutto, annullando completamente quanto di buono fatto fino a quel momento. Sì, perché negli ultimi 3 episodi della serie tutto ciò che di interessante era stato fatto viene cancellato, per l'esattezza dal momento in cui viene fatta l'ultima rivelazione dello show, e cioè che Agnes era in realtà Agatha, una strega cattiva che ha scombinato in segreto i piani di Wanda per tutto il tempo. E oltre ad Agatha, la serie crea praticamente dal nulla un altro super cattivo, facendo diventare all'improvviso il tenente un bastardo senza precedenti. Ogni sottigliezza che la serie era riuscita a creare in precedenza svanisce per lasciare il posto all'ennesima battaglia in CGI dell'ultima puntata, riposizionando Wanda dal lato dei buoni, senza se e senza ma. Il problema però è che non è così. I crimini commessi da Wanda non vengono cancellati, però a quanto pare nessuno la ritiene più responsabile delle sue azioni, che anzi vengono scusate con una delle peggiori giustificazioni mai sentite. They'll never know what you sacrificed for them. In che senso? Perché in realtà Wanda non ha dovuto sacrificare alcunché, se non una fantasia che lei stessa si era ricostruita. Certo, ha dovuto rinunciare alla vita del suo amato, ma anche questa era solo una sua creazione. L'unico sforzo richiesto a Wanda era quello di fare i conti con il proprio dolore, impresa di certo non facile, ma che di sicuro non giustifica l'imprigionamento e la tortura di un'intera cittadina innocente. E come se ciò non bastasse, il fittizio sacrificio di Wanda viene sminuito ancora di più, dato che Visione ritorna di fatto in vita, anche se in una nuova versione tutta bianca. Ecco dunque qual è il problema di WandaVision. Ed è lo stesso che aveva già avuto Civil War, quello cioè di voler costruire una storia diversa, ponendo gli eroi in situazioni ambigue, per poi però fare subito un passo indietro, facendo ricadere il tutto in un sistema binario di buoni contro cattivi, andando così a sottrarre qualsiasi peso emotivo al conflitto messo al centro della narrazione. Per come è stata costruita, infatti, la storia di WandaVision non aveva alcun bisogno della presenza di cattivoni da combattere e la sola crescita di Wanda poteva essere sufficiente a concludere una storia di grande potenza. E se proprio si doveva inserire una figura totalmente negativa come quella di Agatha, questa poteva essere usata per dare forza alle scelte di Wanda e non a loro discapito. Se però i piani a lungo termine per Scarlet Witch la vedranno passare definitivamente dalla parte degli antagonisti, le sue scelte si caricherebbero di un altro senso, decisamente più in linea con gli avvenimenti della serie. Anche in questo caso però la gestione sfocata e ambigua delle risoluzioni nell'ultimo episodio rimarrebbe il grande problema della serie. Il conflitto, infatti, raccontato pazientemente dagli autori nel corso di 8 puntate, perde comunque ogni peso nel finale, lasciando lo spettatore con l'amaro in bocca per quello che la serie avrebbe potuto essere, se soltanto avesse avuto il coraggio di portare fino in fondo ciò che aveva iniziato. Grazie a tutti per aver guardato il video e per essere arrivati fin qui. Voi cosa ne pensate di WandaVision? Siete anche voi delusi dal finale oppure la serie vi è piaciuta? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e nel frattempo potete sempre mettere mi piace e iscrivervi al canale in caso il video vi fosse piaciuto. Anche per questa volta è tutto. Alla prossima. Bye bye.